Viva Palermo, Porta Carbone e Santa Croce. Ciao, buongiorno. Ciao, sono Domenico Favata, ho 41 anni e sono di Palermo. Oggi ci ritroviamo qui a Porta Carbone per farvi conoscere la nostra storia. È un'attività nata nel 1943, ancora oggi a conduzione familiare. Quest'anno abbiamo anche festeggiato 80 anni di attività. Questa sciarpa della Corea del Sud. Vada per terra. Ah sì? Quando hai aperto questo negozio? Porta Carbone nasce nel 1943. Da tutti questi anni abbiamo sempre preparato e servito un panino, un must dello street food palermitano, un pane cameuso, il panino con la nizza. Il panino con la nizza è un semplice panino, ma è la storia di Palermo, è un panino imbottito con nizza, polmone di vitello insaporiti nello strutto. Sei nato qua? Io sono nato a Palermo, sono palermitano, la mia famiglia è di Palermo. Come hai fondato Porta Carbone? Porta Carbone è stato fondato nel dopoguerra dal mio bisnonno insieme ai suoi figli, che nel lontano 1943 hanno deciso di allestire una bancarella all'aperto al vecchio porto di Palermo, detta Porta Carbone. Il luogo scelto era uno dei punti di ritrovo della città. Allora, dopo 150 anni, noi ne richiamiamo anche la memoria, perché Porta Carbone non esiste più. Ma noi come attività abbiamo preso questo nome perché siamo nati lì, il posto dove siamo nati. Puoi Raccontare, ok? Puoi raccontarci la storia del pane cameusa? Sai, certo che ti posso raccontare. Il panino con la nizza non è un semplice panino, è storia di Palermo. È un piatto povero che è nato dalla fantasia di chi aveva l'arte di arrangiarsi. Tutto è nato quando a Palermo esistevano un gruppo folto di ebraici che erano bravi nella macellazione, ma la loro religione non gli permettevano di percepire denaro per il lavoro che svolgevano, cioè nella macellazione. Quindi che facevano? Come ricompensa trattenevano gli scarti del vitello, che erano le interiori, la nizza e il polmone. Un giorno decisero di cucinarli e accompagnarli al formaggio, alla ricotta, servite con il pane. Da allora è nato il panino con la nizza. Il pane cameusa è cibo per il pranzo? Il panino con la nizza o lo ami o lo odi. C'è gente che lo mangia, io personalmente lo mangio una volta a settimana, ma ci sono i miei clienti che lo mangiano 2 o 3 volte a settimana. E c'è anche chi ci fa colazione. Figurati che già alle 4 del mattino i miei nonni servivano il panino con la nizza. Cosa rende il miglior pane cameusa? Allora, noi gestiamo da sempre tutto il processo produttivo del panino con la nizza. Il panino con la nizza noi lo gestiamo attraverso la conservazione, la lavorazione. Quindi questo rende il panino con la nizza un punto di forza per noi. Il segreto vero e proprio sono le scelte dei materiali, le nizze e polmone selezionati e anche il tipo di pane che serviamo. E non dimenticate la temperatura dello strutto, perché è quello dove viene insaporito la nizza e il polmone. Oh, scusa. Che tipo di città è Palermo? Palermo è una città vivace,
colorata, da una bellezza entusiasmante. La particolarità di Palermo è il clima mite tutto l'anno e poi sono i palermitani, il nostro calore, il nostro amore per il cibo e per le cose buone. Dove posso controllarlo Vito Corleone? A Corleone! Come sono i palermitani? Nell'arco del tempo sono stati forgiati da diverse culture e hanno creato un mix tutto loro di vita. Posso dire che sono molto generosi e sai, anche se tu gli chiedi un'indicazione, loro sono capaci di accompagnarti fino al posto dove tu hai bisogno di andare. Poi amano il cibo buono e sono molto rumorosi, infatti lo dimostra anche i nostri mercati dove si grida per vendere un buon prodotto. Dobbiamo entrare dentro? Freddo? Non c'è freddo, qua a Palermo pelle dura. Vieni qua. Ah, scusa. Parlaci delle cose belle di Palermo. Le cose belle di Palermo sai che sono? Le cose belle di Palermo sono i palermitani, la cattedrale, la spiaggia di Mondello, i monumenti bellissimi, i quattro canti e Porta Carbone. Queste sono le cose belle di Palermo, Porta Carbone, cuore, Porta Carbone, nel cuore. Chi sono i principali clienti? Allora, una volta i principali clienti erano gli operai del porto, i passanti e i pescatori. Questo perché? Perché i miei nonni già alle 4 del mattino di notte servivano panini con la minzia. Poi col tempo si sono inseriti i nostri genitori e hanno creato dei locali al chiuso e quindi sono cambiati gli orari di vendita e col passare del tempo si sono avvicinati le famiglie, avvocati, dottori, turisti, tutti. A Porta Carboni sono passati tutti, ormai siamo diventati un punto di riferimento per il mondo. 혹시 한국 분이신가요? 네, 그렇습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 혹시 여기 포르타카르보네 어떻게 알고 오셨어요? 아, TV에서 백종원 보고 또 와봐야 되겠다 생각해서 방문하게 됐어요. 스트리트 푸드 파이터 보고 오신 거예요? 아, 아니요. 먼저 다른 블로그에서 먼저 다녀가신 여행객들 보고 그 다음에 백종원 분도 다녀가셨길래 방문하게 됐어요. 네, 감사합니다. 안전한 여행하세요. 네, 감사합니다. Puoi promuovere il tuo negozio ai coreani. Stiamo vivendo una bella realtà perché il nostro prodotto è arrivato anche in Corea. Il nostro prodotto è conosciuto in Corea e ogni giorno noi abbiamo coreani che vengono qui a gustare il panino con la minza. E chi lo sa, un giorno la Corea sarà un nostro punto di lancio per aprire una nuova filiale, chi lo sa, io ci spero. Porta Carbone, John Matten! Come è andata poi durante la pandemia? La pandemia è stata un po' la sconfitta di tutti. Purtroppo durante la pandemia anche noi siamo rimasti chiusi per 2 mesi. Dopo 2 mesi abbiamo riaperto e il lavoro è stato lento, ma siamo stati capaci ad affrontare la situazione, ci siamo aiutati tramite il delivery e pian piano la gente ha iniziato a ritornare alle vecchie abitudini e pian piano abbiamo ricominciato a sopravvivere e a lavorare e alla voglia di ricominciare. Siamo riusciti a ricominciare più forti di prima, lo stiamo facendo con più amore perché ce l'abbiamo fatta. Vieni qua, vieni. Madonna. Che bello grasso. Questa è la milza, questa è milza. Milza, bravo. Spling. E da maiale? Vitello. Tutto vitello. Solo questo è grasso di maiale. Questo è grasso di maiale. Capito. Lo strutto. Questo è il primo nostro punto vendita. Abbiamo creato questo format per distinguerci dalla concorrenza. Adesso siamo pronti ad aprire, stiamo lavorando e siamo pronti per aprire delle nuove filiali e quindi ce la faremo. Cosa pensi sia la cosa da fare a Palermo? Palermo è una città grande e offre tantissime cose, dai bellissimi monumenti, quindi dalla cattedrale ai quattro canti, alla bellissima spiaggia di Mondello, alla cucina interessante che abbiamo. Vieni a assaggiare i dolci, i tipici cannoli e i tipici cassate. E ragazzi, devo pane cameusa, il panino con la milza a Porta Carbone. Già quando vieni a Palermo la prima cosa che devi fare è mangiare il panino con la milza, ragazzi. Bravo. Vi aspetto. Ho chef italiano di Masterchef, Bruno Barbieri è venuto qua a mangiare il panino con la milza. Quando ti senti più gratificato mentre gestisci il negozio? Allora, mi sento gratificato primo quando vedo il cliente soddisfatto di quello che ha mangiato
Dopodiché mi sento gratificato perché oggi l'azienda conta 18 operai e quindi mi sento gratificato perché 18 famiglie lavorano a Porta Carbone. Attento, attento, impazzata io Guarda qua. Qual è la cosa più difficile nella gestione del negozio? Allora, la cosa più difficile è mantenere per tutti questi anni, stiamo parlando di 80 anni di attività, la qualità. Quindi stare attenti alla qualità e alla scelta delle materie prime. Quello è difficile, ma noi a oggi ci stiamo riuscendo. Questa Milza, questa è Milza. Beef? Sì, solo Milza, territorio nazionale. Questa Sicilia. Milza da Sicilia? Sicilia, sì. Io faccio un pezzo di polmone. Polmone ci circa un'oretta. Un'oretta. Questo è quando è crudo. Ah, Questo è crudo. polmone. Questo Sì, è questo polmone crudo. Ok. Polmone crudo. Questo pure è quasi un'oretta di cottura, anche sì, polmone. Noi produciamo ogni giorno, polmone e Milza ogni giorno, per i Ok. nostri clienti affezionati. Adesso questa dopo che sarà pronta, la mettiamo in queste vasche, Ok. poi la appendiamo Sì. dove asciugherà. Sì. Appena è un po' fredda la passeremo in abbattitore Ok. e poi dall'abbattitore in cella di conservazione Capito. per una notte. Capito. E poi l'indomani verrà portata in vendita Ah. per essere tagliata e preparare il nostro panino. Come si chiama questo? Allora, queste sono crocchè Crocchè? di patate. Di patate? Sì, Ok. patata vecchia, esclusivamente vecchia, Ok. patata francese, pulita dalla buccia, poi bollita 50 minuti e poi fatta raffreddare, passata nel tritacarne per renderla una pasta, poi mettiamo pepe, sale, menta e prezzemolo, Ah. come puoi vedere. Menta e prezzemolo. Poi un po' d'olio e diamo la forma. Poi viene fatta riposare in frigo una notte per renderla compatta e poi una volta che è compatta viene buttato nell'olio caldo, infriggitrice e poi noi ci prepariamo le varie vaschette, panelle crocchè, panini crocchè, crocchè melanzane. Di strada siamo alto livello Sì. come cibi di strada. Wow. Sono cibi poveri, ma adesso hanno preso molta importanza nel mondo. Non scherzando con cibi. No, facciamo sul serio, facciamo. Questa Milza di poco fa Ah, sì, abbiamo sì. visto Ok. riposare. Ora con formaggio. Sembra fresco. Vedo. 먹기 전에 기호에 맞게 레몬도 좀 뿌려주세요. Mamma mia. Grazie mille. Porta carbone. Porta carbone. Do you like the sandwich? Very, very good. The best. Delizioso. Milta? Milta. Milza.
Ok. Madonna. E come si chiama? Panella. Panella. Farina di ceci. Questo è crostino, quindi pancarré fritto con prosciutto, mozzarella prosciutto. Ok. e besciamella. No, questo no limone, no Ok. limone. Cazzilla. Che cosa pensi sia la vita? Per me la vita è una meta. Nella vita devi avere un obiettivo da raggiungere, perché se tu non hai degli obiettivi nella vita, la vita diventa cupa, noiosa e quindi devi avere un obiettivo da seguire e non farti influenzare dalle cose negative e quindi la vita sarà bella da vivere e quindi adesso noi stiamo facendo questo, abbiamo l'obiettivo di viva Palermo! Viva Santa Rosalia e Porta Carbone! 7 Palermo Great Food Porta Carbone. Questo articolo del New York Times. My grandfather Palermo Great Street Food Porta Carbone. Che sono? Cose belle sono. Cose belle sono. Hai degli obiettivi? Gli obiettivi sono far crescere l'azienda, replicare le nostre filiali, aprire più filiali in tutto il mondo, far conoscere il nostro prodotto e chi le sa un giorno andare in Corea. Seoul. A Seoul, aprite le porte e arriva a Palermo. Porta Carbone, John Matteng. Grazie. Porta Carbone. Ecco, guarda. Ecco, guarda. Questo Porta Carbone è un cappello per te. Vai in Corea. No. Te lo metti così. Vado a comprare. No, per favore. Questo è per te. Souvenir. Questo è unico, ragazzi, è unico. È per te. Sono onorato. Grazie mille. Vai. Mamma mia, grazie mille, sono onorato. Grazie. Grazie mille.